Benvenuti nella biblioteca. Steven Pressfield è un pazzo oppure un genio? O forse entrambe, ma non c'è niente sul mercato come lui. Ed è per quello che voglio consigliare oggi il suo libro abbastanza corto, La guerra dell'arte, The War of Art, e parlare di 3 idee principali da questo libro che potrebbero renderci più in gamba, se siamo imprenditori, lavoratori, artisti oppure studenti. Perché questo libro alla fine è una chiamata all'azione, cioè è come se fosse un sergente che ci sveglia alle 4 di mattina dicendo di usare il nostro talento invece di dormirci sopra. In alcuni punti poi di questo libro sembra che veramente Pressfield è sul precipizio della follia, però non c'è niente di motivante come lui, cioè l'energia che vi darà, l'elettricità che sentite è inimitabile, cioè è come una doccia fredda alle 6 di mattina. 3 idee adesso. La prima è quella della resistenza. Lui è ossessionato da quest'idea di questa forza negativa invisibile chiamata resistenza che si oppone al nostro potenziale. Cioè una forza che ci spinge indietro, che ci rende pigri, apatici, poco determinati e che non ci fa realizzare i nostri sogni. Per offrire un piccolo esempio, come lui dice, non è scrivere oppure cominciare un business oppure fare dei video la parte difficile, in realtà è proprio mettersi seduti e fare questa cosa giorno per giorno, perché un sacco di volte queste idee, questi piani rimangono nella nostra testa, non vengono mai messi in pratica ed è questa resistenza che si oppone al nostro potenziale. Anche quando ci sentiamo vuoti dopo essere andati a fare shopping, dopo aver bevuto qualcosa, dopo aver fatto binge watching su Netflix, sono tutti sintomi di questa resistenza, perché non stiamo andando incontro a quello che noi dobbiamo fare, a quello che noi vogliamo diventare. Altri sintomi sono quando ci sentiamo annoiati, nervosi, senza pace, senza nessun motivo. Poi ci sono i vizi che subentrano quando abbiamo questi stati d'animo così negativi e che diventa poi col tempo procrastinazione. Cioè procrastiniamo oggi, tra una settimana, un anno, 10 anni e i nostri sogni non si realizzano più. Per quello che dobbiamo stare attenti a non far diventare la procrastinazione e questa resistenza un'abitudine. Cioè noi abbiamo la possibilità di cambiare adesso la nostra vita in questo momento, se noi decidiamo adesso di sederci e fare il nostro lavoro. Poi parlando di lavoro, questa è la seconda idea interessante di questo libro, cioè questo concetto generale del lavoro, che non sto parlando del lavoro fisso come 8 ore, ma della nostra chiamata, di quello che noi vogliamo realizzare. Può anche essere lavorare 8 ore in ufficio. Quando noi per esempio siamo paralizzati davanti a un progetto, a un'idea creativa, a un lavoro da svolgere, questo in realtà è un buon inizio. Perché in realtà ci dice dove dobbiamo cominciare e cosa dobbiamo fare, che lo vogliamo fare o no. Poi da ricordarsi, 2 sono le cose che fanno la differenza. La prima è cominciare e la seconda è sedersi, come dice lui, ogni giorno e provarci. Perché alla fine l'individuo è veramente libero, è quello che è padrone di se stesso. Siete d'accordo con quest'idea? Come la vede Pressfield riguardo a queste cose qui? Lui dice, quanto ho prodotto oggi? Non mi importa. È roba di qualità? Non ci penso neanche. Quello che conta però è che ci ho messo il tempo, l'impegno e ho messo tutto me stesso per fare questa cosa oggi. Perché effettivamente oggi ho combattuto questa resistenza che mi si oppone. Oggi ho realizzato me stesso. Ecco perché sui nostri progetti, sulle nostre idee creative, su quello che noi vogliamo ottenere, bisogna lavorare come se fosse un vero lavoro full time, cioè 8 ore al giorno se non di più. Dobbiamo lavorarci sopra come dei soldati, per amore per questa cosa, perché è importante per te. Per metterlo in un'altra maniera, se tu non inseguissi questa idea, questo desiderio, te ne pentiresti dopo? E ora arriviamo alla terza idea di questo libro, diventare un professionista. Perché il professionista sa che il successo e la felicità sono prodotti secondari del lavoro. Solo il principiante insegue la grandiosità e il successo e i soldi. Il professionista insegue il lavoro. In più dobbiamo anche essere abituati a essere miserabili, insoddisfatti, se vogliamo essere degli imprenditori, dei creativi, perché è un viaggio, una strada che è colma di dubbio personale, rifiuto, isolazione. Per usare una metafora, se vuoi scalare l'Everest devi essere abituato al freddo. Però se ti dicessi che sei già un professionista, pensa, perché se hai un lavoro a tempo pieno, in realtà stai già facendo quelle cose che sono indispensabili. Cioè ti stai presentando ogni giorno, c'è costanza, c'è impegno, c'è dedizione alla fine, che lo vuoi oppure no. Ogni giorno vieni in ufficio, fai quello che devi fare, oppure fai il cameriere, lo fai e lo fai bene. Quindi anche per la tua chiamata, per l'idea che hai, non trattarlo come un hobby del fine settimana così a tempo perso, con superficialità. Trattalo come se fosse un lavoro.
Devi dare alla tua creatività e ai tuoi sforzi il rispetto che si meritano, attraverso lavoro e pazienza. Per concludere, alla fine questo libro ci dà quella mentalità e quell'energia per dare contributo di qualità alle persone intorno a noi. Per citare di nuovo il libro, non dobbiamo nascondere il nostro contributo agli altri, dobbiamo dare la nostra parte e niente di meno. Se questo libro oggi ti ha reso dell'1% più saggio oppure più motivato, potete lasciare un mi piace oppure un commento, aiuta immensamente la biblioteca. E un'informazione bonus sull'autore. Steven Pressfield è oggi uno scrittore abbastanza rinomato, però prima lui ha lavorato anche come un assistente in un ospedale psichiatrico, in un manicomio. Grazie per aver visitato oggi la biblioteca e per altre idee e libri potete trovarli qui. Ci vediamo nel prossimo libro. Ciao!